Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Continuiamo con i quesiti della prova di maturità del 2023 che c'è stata pochi giorni fa. Il testo del quesito numero 2 dice: un dado truccato con le facce numerate da 1 a 6, vi ho già fatto uno schemino qui, quindi supponiamo che ogni numero è una faccia, gode della proprietà di avere ciascuna faccia pari che si presenta con probabilità doppia rispetto a ciascuna faccia dispari. Quindi ci fermiamo subito e scriviamo i dati. Le facce dispari sono 1, 3 e 5 e supponiamo abbiano una probabilità P. Ci dice che le facce pari hanno una probabilità doppia rispetto a quella dispari. Quindi la faccia 2, 4 e 6 hanno probabilità 2p. Ci chiede di calcolare la probabilità di ottenere, lanciando una volta il dado, rispettivamente un numero primo, un numero almeno pari a 3, un numero al più pari a 3. Ok, ci chiede di calcolare bene 3 probabilità, ma prima di partire dobbiamo capire quanto vale P. Io so che la proprietà principale è che la somma delle probabilità deve sempre fare 1, quindi impostiamo l'equazione. È un'equazione semplicissima di primo grado nell'incognita P, sommando tutti questi monomi simili ottengo 9p uguale 1 e quindi la probabilità P vale un nono. Cos'era P? Era la probabilità dell'uscita delle facce dispari. Di conseguenza le facce pari avranno probabilità doppia, ovvero 2 noni. Ok, ci chiede la probabilità di ottenere un numero primo. Ok, vuol dire che lanciando un dado io posso ottenere la faccia 1 oppure 2 oppure 3 oppure 5, perché 4 e 6 non sono numeri primi. Quindi la probabilità di uscita di un numero primo è data dalla somma di queste singole probabilità, dove questa scrittura qui significa probabilità che esca la faccia 1, probabilità che esca la faccia 2, che esca la faccia 3 o che esca la faccia 5. Ora, io so che la probabilità di uscita di una faccia dispari è un nono, mentre la probabilità di uscita di una faccia pari è 2 noni. Facendo l'MCM otteniamo che la probabilità che esca un numero primo è uguale a 5 noni. Piccola parentesi. Qui i matematici non sono mai d'accordo, ma alcuni potrebbero dire che 1 non è un numero primo. In tutti questi secoli ci sono sempre stati due filoni di pensiero. Il mio prof di analisi diceva che 1 è un numero primo, mentre la mia prof di algebra 2 sosteneva che 1 non è un numero primo. Ad ogni modo, non so il professore della commissione di quest'anno come la pensasse, ma se vogliamo essere precisi è possibile anche calcolare questa probabilità senza considerare la probabilità che esca la faccia 1. Quindi avevamo, se vogliamo essere pignoli, due possibili risultati. Chi pensa che 1 sia un numero primo otterrà la probabilità che è uguale a 5 noni. Chi pensa che 1 non sia da considerarsi come numero primo, chiaramente basta togliere questo e quindi verrà 4 noni. Ok, questa era una piccola parentesi perché non si sa mai a chi dare ragione. Ok, prima probabilità fatta, calcoliamo la probabilità che esca un numero almeno pari a 3. Lo posso scrivere così: probabilità che un numero sia maggiore o uguale di 3. Quindi può uscire la faccia 3, 4, 5 o 6. Scriviamo così. Andiamo a sommare le singole probabilità, ricordandoci che i dispari hanno probabilità un nono e i pari 2 noni. Facendo i calcoli viene 6 noni, che si può semplificare sopra e sotto per 3 e viene 2 terzi. Ultima probabilità ci chiedeva di trovare la probabilità che un numero sia al più pari a 3. Al più pari a 3 vuol dire al massimo 3. Quindi lo scrivo così: P che il numero sia minore o uguale di 3. Anche qui ho tre casi: o esce la faccia 1 o esce la faccia 2 o esce la faccia 3. O, parola magica in probabilità, vuol dire somma, proprio come abbiamo fatto qua. Andiamo a riportare i valori delle probabilità e viene 4 noni. Il quesito numero 2 si svolgeva in questo modo. Per il momento, rispetto a quelli che abbiamo fatto, è il più semplice, anche perché se vi ricordate bene è molto simile a un quesito che abbiamo fatto della prova di maturità del 2018 che ho pubblicato proprio qualche giorno fa. Quindi per chi di voi l'avesse visto, immagino che all'esame di quest'anno si fosse trovato avvantaggiato, perché era proprio
molto simile. Per oggi ragazzi è tutto, ho cercato di pubblicare questi video il più veloce possibile, mi avete chiesto in tantissimi di fare dei video sui quesiti della maturità di quest'anno ed è per questo che ho cercato di accontentarvi e di pubblicarli ogni giorno. Spero davvero che abbiate apprezzato, anche perché è stato un impegno non da poco, tra il lavoro e i diversi progetti che sto seguendo è stato un po' difficile incastrare tutto, ma ce l'ho fatta. Quindi se avete apprezzato sapete cosa fare, mettete un bel like. Per oggi è tutto, alla prossima! Ah, stavo dimenticando la frase di chiusura. Se mi seguite ormai da un po', ormai la sapete anche voi, che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima!